Preghiera di supplica ai piedi di loto di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mio caro Signore Sri Chaitanya Mahaprabhu, ti prego, sii misericordioso con me, perché chi altri può essere più misericordioso in questo mondo materiale? Infatti tu sei disceso proprio per aiutare tutte le anime cadute e condizionate, e ti assicuro che non troverai un'anima più caduta e condizionata in nessun luogo. Mio caro Signore Nityananda Prabhu, tu che sei sempre immerso nella felicità del puro amore per Dio, ti prego,
posi il tuo sguardo misericordioso su di me, poiché io sono il più infelice. Caro marito di Sita Thakurani Advaita Gosai, sii misericordioso con me, poiché solo grazie alla tua misericordia io potrò ottenere i piedi di loto di Sri Chaitanya e di Sri Nityananda. Miei cari Svarupa Damodara, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Raghunatha Das Goswami, Gopala Bhatta Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, Jiva Goswami e Lokanatha Prabhu. Vi prego, siate tutti misericordiosi con me. Sii misericordioso con me, Sri Srinivas Acharya Prabhu. Questo Narottama desidera costantemente l'associazione di Sri Ramachandra Kaviraja. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Namo Vadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Dvise Namah. E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostute. Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavanesvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriya. Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurazmitasyam Vadami Radham Karuna Barardram Tato Mamanyasti Gatirna Kapi Radhe Radhe Raksamam Haripriye Paimam Shri Krishna Pyari Raksamam Orasesvari Paimam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Tutte le glorie a tutti i devoti di Sri Gauranga. Hare Krishna, benvenute, benvenuti allo studio della Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capitolo 16. Il Signore tenta di andare a Vrindavana. Ci siamo lasciati con questo verso che è molto profondo e istruttivo. Ci può far comprendere che l'amore per Dio è disponibile in ogni istante, in ogni luogo, ovunque. Siamo noi che dobbiamo desiderare di nuovo di ottenerlo. Lui ce lo offre costantemente, ma se noi siamo impegnati in qualcos'altro non lo vediamo. Gadadhar Pandit disse: dovunque tu sei è Vrindavana. Alcuni pensano, e quindi dove è Chaitanya, dove sono i grandi puri devoti, là è Vrindavana. Ma non è completa questa visione. Ovunque sia un'anima che desidera con tutto se stesso questo, là è Vrindavana. Il Signore ci chiede, Chaitanya, Yare de Katareka Krishna Upades Amar Agyaya Guru. Il guru, il vero guru, il guru originale, non può non essere a Vrindavana, perché allora cosa insegna? Questo è uno dei versi che io
recito ogni mattina, e Guru Gyana Dadina Bandhu, Svananda Data Karunaika Sindhu, Vrindavanasina Itavata Prasiddharada Pranaya Prachar. E Guru Gyana, il Guru offre la conoscenza. Lui è Dinabandhu, è l'amico di tutti coloro che soffrono ma vogliono ottenere il tesoro più grande. Vrindavanasina Itavatar. Tu vivi a Vrindavana, ma Itavatar ti manifesti qui con noi, in Italia, in America, in ogni luogo, per fare cosa? Prasiddharada Pranaya Prachar, il Prachar di Radha, per farci conoscere l'amore che Radha ha per Krishna. Questo è il Guru. Il Guru, se non vive a Vrindavana, non ci può insegnare nulla. No? Quindi non dobbiamo pensare che solo Chaitanya, dove Chaitanya è Vrindavana, dove sono i grandi devoti a Vrindavana. È venuto quel devoto, ha ricreato un'atmosfera di Vrindavana. Ma se quel devoto non c'è, allora viviamo all'inferno? Allora, per misericordia, come preghiamo, Signore, sono il più caduto. Però dobbiamo fissare nel nostro cuore questa realtà, che il Signore è costantemente presente con tutto il suo amore. Anche adesso, in questo momento. Sicuramente Matra Sparsastu Contea, c'è chi soffre e chi gioisce, ma per entrambi il Signore è lì presente. A volte è più fortunato chi soffre che chi gioisce, perché chi gioisce gli sembra di aver ottenuto quello che cerca. Almeno chi soffre sente che gli manca qualcosa. No? Entrambe sono illusioni. Ma il Signore è lì, di fianco, che ci guarda e aspetta che noi rivolgiamo uno sguardo a Lui. Ma siamo troppo impegnati. Devo fare questo, devo fare quello. Organizzo la mia vita e in questo modo perdo l'opportunità. Tabu Vrindavana Yaha Loka Si Kahite Seita Caribe Tomara Ei Laya Citte. Benché ogni luogo benedetto dalla tua presenza sia Vrindavana, tu vuoi ugualmente andare a Vrindavana per essere di esempio per gli uomini. Quindi tutti gli uomini devono andare a Vrindavana. E ieri un caro devoto ci spiegava che ci sono diversi livelli di Vrindavana. C'è la Vrindavana manifesta, che non è la Divya Vrindavana. Per entrare nella Divya Vrindavana bisogna avere questo sentimento. Cioè tu vuoi andare a Vrindavana, cosa vuol dire? Non è solo un fatto di fare dei passi verso Vrindavana. Tu vuoi assumere il sentimento di Vrindavana e lo vuoi dare, vuoi essere di esempio agli uomini. Quindi è importante che noi andiamo a Vrindavana, almeno chi può andare a Vrindavana. Ma quello non è sicuro che noi andiamo a Vrindavana. A Vrindavana ci andiamo quando abbiamo il sentimento di Sri Chaitanya e allora ci saremo sempre. Altrimenti tu fai ciò che ritieni sia meglio. Spiegazione di Srila Prabhupada. Non era essenziale per Sri Chaitanya Mahaprabhu andare a Vrindavana. Perché? Per la sua presenza ogni luogo si trasforma immediatamente in Vrindavana. Non solo, ma si trovano anche il Gange e la Yamuna e tutti gli altri luoghi di pellegrinaggio. Perché? Perché è cosciente di Krishna.
I luoghi di pellegrinaggio sono la manifestazione dell'amore. No? Quindi quando c'è l'amore, il prema, tutto è presente. Non è che manca qualcosa. Anche Sri Chaitanya Mahaprabhu lo affermò nel corso della sua danza Ratha Yatra. In quell'occasione disse che la sua stessa mente era Vrindavana, Manamora Vrindavana. E noi dovremmo cantare spesso Manamora Vrindavana. Bhajamana Vrindavana. Mente mia, cara, stai a Vrindavana. Ogni giorno noi facciamo, alla mattina ci alziamo. A che cosa serve quello che facciamo, per esempio, anche adesso, cantiamo il Santo Nome, studiamo? Per fare cosa? Pensate che sia in sé il punto? Il punto è di riportare la mente a Vrindavana, perché la mente si perde, no? Si perde nei nostri labirinti. E se ogni giorno non ritorniamo a Vrindavana, basta un giorno, 2 giorni. Io in questi 40 anni, o per me personalmente soprattutto e per tanti altri, ci perdiamo di nuovo nel mondo materiale. Basta una disattenzione. Non bisogna scherzare perché questa è una energia trascendentale, Daiviyesha, è molto potente. Il Signore gli ha dato tutte le potenze perché è come una medicina per una malattia molto grossa, molto grande, deve essere molto potente. Allora è una scossa, fa capire all'entità vivente che non c'è altro modo che l'abbandono. Se fosse una via di mezzo, dice, beh, un po' qui, un po' là. No, è tremenda. A volte stupisce, anche i grandi, anche coloro che sono sulla via della perfezione, a volte si perdono per un attimo. No? E quindi bisogna mantenere questa visione di Vrindavana. Ricordatevi, qui lo spiega Boma Vrindavana. Mora Mana Vrindavana. Poiché la sua mente era la mente era Vrindavana, in lui si svolgevano tutti i divertimenti di Radha e Krishna. Ecco perché il Guru è sempre a Vrindavana, altrimenti è un insegnante di qualche altra cosa, di qualche materia, di qualche conoscenza. Il Guru deve essere a Vrindavana che fa la danza rasa con le gopi, altrimenti come fa a portarci lì se lui stesso non c'è? Ma non dipende dalla sua forza, dipende dalla misericordia del Signore. Allora noi ci rendiamo come un ambiente adatto a ricevere Vrindavana. Non ci deve essere altro. Perché se c'è qualcos'altro, a Vrindavana non c'è quello, e adesso lo spiega. Tuttavia, per dare l'esempio alla gente, visitò Boma Vrindavana, che non è la vera Vrindavana. Quell'esterno. Capite? La Vrindavan Dham di questo mondo materiale. In questo modo il Signore insegnò a tutti che bisogna visitare Vrindavan Dham, che è un luogo estremamente santo. Cosa significa? Noi dobbiamo rendere santa la nostra vita perché diventi Vrindavan. Come quando andiamo a Vrindavana stiamo attenti, no? Questa è l'illusione. Noi dobbiamo stare attenti sempre perché se vogliamo stare a Vrindavana siamo sempre a Vrindavana. Quindi se pensiamo di dover stare attenti solo nel luogo geografico chiamato Vrindavana, il nostro cuore non diventerà mai Vrindavana. E questa è un'altra delle illusioni. E quindi noi stiamo attenti quando viene il Guru, quando siamo vicini al Guru, quando andiamo a Vrindavana, e pensiamo che questo è sufficiente. E questa è l'illusione.
allora il nostro cuore non si trasforma mai. Tanto c'è la Vrindavana, quindi io vado a Vrindavana, sono a posto. Ma il mio cuore resta lo stesso, quindi anche se vado a Vrindavana, io non sono a Vrindavana, perché sono nel mio cuore che non è Vrindavana. Alcuni pensano, basta andare là geograficamente e sono a Vrindavana. Ieri proprio un devoto l'ha chiesto al guru e il guru gli ha risposto queste stesse parole. Giancarlo, quando mi allontano per lì sono avvolto dall'allegria data dal materialismo. Poi, con il trascorrere del tempo mi assale la tristezza e solo tornando a Vrindavana riacquisto la serenità. Caro Giancarlo, questo non vale solo per te, vale per tutti noi. Però c'è un guaio, no? Krishna dice: io sono il ricordo, la conoscenza e l'oblio. No? Quando il Signore vede che il nostro desiderio per le cose di questo mondo diventa supera quell'altro forte, e ce lo offre, ce lo dà, perché Lui soddisfa tutti i desideri. Akama sarvakamo ma moksha kamo daradi tivrena bhakti yogena. E lo dice, io soddisfo Akama, senza desideri, moksha kama per la liberazione, o altro, Lui ce lo offre. Ma nonostante questo noi dobbiamo sempre ritornare al punto. Io un altro sloka che mi canto ogni mattina, prima del santo nome, è Evrajadevi Kechalalite Enandasuno Kuta. Dove siete, cari Radha e Krishna? Dove siete? Kuta significa dove siete. Si Govardhana Kalpa Pada Tale Kalindivane Kuta. Siete sulle colline Govardhana o sulle rive del fiume Yamuna? Dove siete? Capite? Anche questo è rivolto. Gosantaviti Sarvato Vrajapure. Quindi loro, i Gosvami, vagavano per Vrindavana, ma cercavano Vrindavana, in grande separazione. I Gosvami abitavano a Vrindavana. Gosantav iti sarvato Vrajapure. Loro vagavano per Vrindavana, che ma in grande separazione dicevano: dove siete Krishna, dove siete Radha? Che è Vrindavana. Perché Vrindavana è dove Krishna e Radha svolgono i suoi divertimenti. Loro stessi ci hanno fatto capire che non basta essere geograficamente a Vrindavana. Altrimenti a Vrindavana non avrebbero cercato Vrindavana. No. Questi sono punti molto profondi che arrivano piano piano nel corso della nostra vita. Però dobbiamo incominciare dalle cose piccole, perché se noi puntiamo solo alle cose grandi non arriveranno mai. Noi dobbiamo perfezionarci prima di tutto nel fare le aste nelle cose piccole, giorno dopo giorno. Dobbiamo curare molto la nostra vita perché diventi idonea a ricevere Vrindavana. Non diamolo per scontato perché cantiamo Hare Krishna, perché prendiamo Prasada, perché non è così. I Gosvami erano a Vrindavana, erano i Gosvami e cercavano Vrindavana. Non è facile vedere Vrindavana, non è facile abitare a Vrindavana. Allo stesso tempo è facilissimo. Ma allora è facile o non è facile? Dipende da noi, dal desiderio. Se c'è il desiderio è facilissimo, se non c'è il desiderio è difficilissimo. Tutti gli ostacoli si manifestano e ci sembra impossibile. E pensate che questi ostacoli possono essere come in una magia, tac, svanire all'improvviso. Ma qui è quella che noi diciamo misericordia di Krishna, che viene quando il devoto, abbiamo letto ieri sera, poiché tu sei mio amico,
mi sei molto caro perché non sei invidioso di me. No? E quindi è l'abbandono. Dobbiamo coltivare questo, e l'abbandono è sempre a qualcheduno, attraverso qualchedun altro. Quindi dice, tu non ti puoi abbandonare a me direttamente, ma diventando il servitore del mio servitore. Andiamo avanti. Quindi, benché ogni luogo benedetto dalla tua presenza sia Vrindavana, vuoi andare ugualmente a Vrindavana per essere d'esempio agli uomini, altrimenti tu fai ciò che ritieni sia meglio. La parte finale del commento di Srila Prabhupada: tuttavia noi siamo soddisfatti di seguire le orme di Srila Bhaktivinoda Thakur e degli Acharya, poiché viviamo nei templi di Radha e Krishna e compiamo senza interruzione l'Harinam Sankirtan, il canto del mantra, stiamo vivendo a Vrindavana e in nessun altro luogo. Quindi Vrindavana è quando c'è la coscienza di Vrindavana. Inoltre stiamo anche seguendo le orme di Sri Chaitanya Mahaprabhu, tentando di costruire Vrindavana, di costituire Vrindavana in ogni tempio. Ei aja aila Prabhu varsa chari masa, ei chari masa kara nilla chale vasa. Approfittando di questa opportunità, Gadadhar Pandit disse: sono appena cominciati i 4 mesi della stagione delle piogge, perciò dovresti passare proprio i prossimi 4 mesi a Jagannath Puri, cioè dove abito io, così siamo vicini. Gadai, Gaur Gadai non si erano mai separati. Adesso, perché Chaitanya sta organizzando? E ve l'ho detto, questo è un segreto enorme. Noi viviamo delle emozioni esterne, no? Abbiamo bisogno ci sembra di avere bisogno di ispirazione, emozione esterna per migliorarci, ma è un'illusione, è una grossa illusione. Finché noi dipenderemo da circostanze esterne, qualunque esse siano, anche la visita del luogo santo esterno, noi dipenderemo sempre da qualcosa. Qui il signor Chaitanya insegna anche a Gadadhar che deve fare il viaggio interno invece, perché Bhaktivinoda Thakur dice Mama Mana Mandir, resta sempre nel tempio del mio cuore, perché Vrindavana? Lì non te lo toglie più nessuno, non ci sono più situazioni che possono toglierlo. E Sri Chaitanya è venuto per questo. Gadadhar è una personalità enorme, però lo insegna anche a lui. Gadadhar, non ti fidare troppo delle circostanze esterne, anche delle personalità più grandi. No? Trovalo nel tuo cuore, e quella è la certezza. No? Invece noi tante volte, ancora subendo l'influsso così forte, ma se venisse questa ispirazione lì, ho bisogno di andare là, di fare questo va bene, l'ha appena detto. Quindi Chaitanya ha insegnato agli uomini anche a recarsi lì. No? Ma il punto, adesso poi ce lo insegnerà sempre di più, è quello invece di trovare queste emozioni, che è il bhava vero, divya bhava, che portano a prema nel cuore. Come fare per fare questo? Bisogna essere fedeli, bisogna essere abbandonati e bisogna costruire una pseudo Vrindavana, come hanno fatto i Goswami, attraverso la nostra pratica, che non è una pratica, ma è un'offerta d'amore. No? E chiediamo, Signore, vieni, perché dove vieni tu c'è Vrindavana, così si manifesta Vrindavana. Allora le emozioni nel cuore si manifestano e uno non ha bisogno di quelle esterne. Noi parliamo spesso di aridità, dopo anche 20, 30, 40 anni. Che cos'è l'aridità? È la mancanza di bhava interno. E allora siamo costretti a cercarlo fuori, sentendoci apprezzati, facendo progetti, perché non ce l'abbiamo dentro. Ma se c'è dentro,
fuori puoi vivere anche come uno straccione miserabile in una grotticella e non te ne importa niente, perché c'è una ricchezza sconvolgente dentro. Chiaramente per fare questo bisogna essere pronti, no? Ma noi sappiamo che ognuno di noi può farlo, perché questo è il modo per tornare a casa. Pace sei acariba yeto maramana, a pace ichaya chala ra, che care varana. Dopo essere rimasto qui per 4 mesi sarai libero di fare ciò che vuoi. In realtà nessuno ti può impedire di andare o rimanere. Pensate che birbante che Gadada. Da una parte gli dice, tanto nessuno ti può impedire di andare e rimanere. Quindi però per questi 4 mesi resta qui. Suni Saba Bhakta Kai Prabhura Charane Sa Bakara Iccia Pandita Kaila Nivedane. Ci riuscirà l'affetto smodato di Gadadhara a tenere Sri Chaitanya? Nel maggiore dei casi vincono sempre i devoti, perché il Signore si fa controllare dai suoi devoti per un periodo. E poi dopo, loro lo sanno, infatti alla fine dice, poi farai quello che vuoi. Dopo aver ascoltato queste parole, i devoti che si trovavano ai piedi di loto di Sri Chaitanya affermarono che Gadadhara aveva perfettamente espresso anche il loro desiderio. Allora, qui non è più solo Gadadhara, no? Sabari Chaya Prabhu Chari Masa Rahila Sunia Prataparudra Anidala Hila. Su richiesta di tutti i devoti di Chaitanya Mahaprabhu acconsentì, avete visto anche questa volta, hanno vinto i devoti. Lui voleva andare a Vrindavan. Infatti il capitolo è intitolato Il Signore tenta di andare a Vrindavan. Sapete cosa vuol dire questo? Che c'è qualcosa di più importante di Vrindavana stesso. Raghunath Goswami ce lo dice, lui è il nostro prayogena. Io mi vergogno tanto a dirlo, ma anche Vrindavana non ha più nessuna attrazione per me se non c'è Srimati Radharani. Ma questi sono argomenti così profondi che per adesso li lasciamo in pausa, perché arriveranno poi. No? Cosa significa? Radharani è il servizio d'amore, è la bhakti. No? Quindi il tesoro più grande è questo. In realtà Vrindavana è la bhakti di Radha. Radha ha creato l'ambiente adatto per la felicità di Krishna e quello è Vrindavana. Quindi non è un luogo fisico, no? È il sentimento di Radha. Quindi Raghunath, che l'ha realizzato, dice: se non c'è Radha non c'è Vrindavana. Su richiesta, sì, quindi su richiesta di tutti i devoti, Sri Chaitanya Mahaprabhu acconsentì a rimanere a Jagannath Puri per 4 mesi. Quando lo seppe, Maharaj Prataparudra ne fu molto felice. Allora Chaitanya vive sempre a Vrindavana, perché ovunque lui è a Vrindavana, e quindi lui è nel sentimento di Radha. Seidina Gadadhara Kahila Nimantrana Tahan Bhiksha Kaila Prabhulana Bhaktagana. Quel giorno stesso Gadadhar Pandit invitò a pranzo Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il Signore andò a pranzare a casa sua con gli altri devoti. Bhiksate Panditera Snea Prabhura Svadana Manusyera Sakti e Dui Na Yaya Varnana. Nessun essere umano comune potrebbe descrivere l'affettuosa presentazione del cibo fatto da Gadadhar e come Sri Chaitanya Mahaprabhu lo assaporò. Permettetemi di dire cosa significa questo verso, perché l'ho sentito e lo ripeto. Il prasada è prasada in base all'affetto del devoto che lo offre. Quindi è inconcepibile
l'offerta di Gadadhara a Krishna, non può essere imitata da nessuno. E quindi come Sri Chaitanya lo assaporò. Allora c'è differenza come assapora un cibo da un altro, certo che c'è differenza. Noi stereotipiamo la cosa e diciamo questo è Mahaprasada, ma la potenza, la dolcezza di questo prasada dipende da chi l'ha preparato e da chi l'ha offerto, ma soprattutto da chi l'ha preparato. Vi ricordate, vabbè, ripeterlo ogni volta, il punto è che Gadadhar, mentre preparava il cibo, la festa per Chaitanya, lui è un'altra manifestazione di Srimati Radharani, no? È inconcepibile. E quindi c'era tutto il potere dell'amore di Srimati Radharani. E Chaitanya Mahaprabhu è come se Chaitanya Mahaprabhu lo assaporò. Quindi non è una questione solo di prodotti di prima classe, eccetera, eccetera. Ma c'è, se ce l'abbiamo, cioè vale a dire, se noi abbiamo mantenuto il nostro cuore a Vrindavana, qualunque cosa facciamo poi, semplicemente cioè siamo in quell'ambiente. No? Non è più questione solo pentole pulite, ingredienti di prima qualità. Questo è secondario a quell'altro, che mi offre con amore e devozione. No? Tanto io sono un professionista cuoco, e allora anche se 2 o 3 giorni che spazio di qua e di là, adesso mi metto lì, fisso, cucino le mie preparazioni di prima classe e così soddisfo. Ma non è vero questo, non è vero. E questo non solo Gadadhar, tanti ce l'hanno insegnato, soprattutto Sacimata. E Mata Gora Lila Anantapara, Sanksepe Kariye Kana Yaya Vistar. In questo modo Sri Chaitanya Mahaprabhu compie i suoi divertimenti che sono illimitati e insondabili. Lui ispira gli altri. Se lui non fosse così bello, diciamo, così dolce, Gadadhar non potrebbe fare questo. Ma il Signore è così bello e così dolce perché Gadadhar possa fare questo. Questo è lo scambio fra Radha e Krishna, capite? Uno è fatto dell'amore dell'altro ed è la contemplazione che noi dobbiamo avere costantemente. Ogni volta che ci prestiamo a fare qualcosa, perché il Signore desidera e noi lo attuiamo attraverso le nostre azioni che sono il risultato del nostro sentimento interiore. Dobbiamo immediatamente ricordarci questo. Ma normalmente in questo mondo noi tiriamo fuori le nostre abilità, no? Adhikari. Ma non è questo che vuole il Signore. Anzi, si accontenta di questo all'inizio, ma poi, quando si incontrano, quando Krishna incontra Radha a Kurukshetra, Radha gli dice proprio questo. Come fai ad accontentarti di essere un principe sui cavalli? Come fai ad accontentarti? No. Il luogo dove puoi essere felice non è questo, tu lo sai bene, quindi torna a Vrindavana. Il devoto deve essere consapevole di questo, non deve cedere alle lusinghe di Krishna. No. Lo sa bene che non è la professionalità, non è la pulizia in sé, non è avere strumenti d'oro o quello o quell'altro, ma è il trasporto d'amore, no? Che può trasformare anche una preparazione d'acqua con un po' di miele o altro nella preparazione più gustosa che Krishna assapora, come ha fatto Krishna
a casa di Vidura. Sassa vadane kaya pane ananta tabu eka lilara teno nai paya anta. Benché sia Anantadeva sia sempre impegnato a descrivere i divertimenti del Signore con le sue 1000 bocche, non giunge neppure alla conclusione di un solo divertimento. E noi pensiamo di aver capito qualcosa? No? Chiunque noi siamo è una briciola di una briciola di una briciola, per quello che bisogna essere sempre umili. Allora il Signore riempie ancora di più. Visto che Gadadhar è umile e i suoi devoti sono umili, lui gli riempie tutto. Sta lì per 4 mesi per loro, anche se vuole andare a Vrindavan, e scambia con loro dei sentimenti di prema incredibili. Perché? Perché hanno questa qualità. Allora, lo vedete, praticando nel modo adeguato, con dolcezza, gentilezza, umiltà. E dopo noi abbiamo la possibilità di ricevere queste informazioni e di cercare di ricordarcele, di farle nostre. Così non continuiamo a vivere all'esterno, a fare gli stessi, sempre rimasticare ciò che abbiamo rimasticato già 1000 volte. No? E poi, come dice Giancarlo giustamente, alla fine siamo insoddisfatti. Oh Nityananda Prabhu, tu che sei sempre immerso nella felicità del puro amore per Dio in questo modo, ti prego, posa il tuo sguardo misericordioso su di me. Lo sapete che alcuni non intendono, ma io non sono infelice. È perché dice, posa il tuo sguardo misericordioso, poiché io sono così infelice. E qualcuno dice, ma io non sono infelice. Ecco, quella è la persona più infelice. Perché è così arrogante che non ha capito. Ma cosa abbiamo capito di questi divertimenti se neppure Anantadeva ne percepisce appena un pochetto? No? E quindi è l'illusione più grande. Pensare di aver capito i divertimenti del Signore. Sri Rupa Raghunatha Pade, siamo arrivati alla fine. Chaitanya Charitamrita Kaya Krishna Dasa. Finalmente il capitolo 17, il Signore va a Vrindavana. Pregando ai piedi di loto di Rupa Raghunatha e sempre desiderando la loro misericordia, io Krishna Das narro la Sri Chaitanya Charitamrita seguendo le loro orme. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul 16° capitolo della Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, che descrive il tentativo di andare a Vrindavana. Quindi anche il Signore è costretto a fare tentativi per soddisfare i suoi devoti. No? Quindi non diamo mai per scontato che noi possiamo farlo, perché non dipende da noi. O meglio, non dipende da noi, cioè l'uomo propone ma è Dio che dispone. Ma su cosa dispone? L'abbiamo visto qui. Perché ha ceduto a Gadadhar, nonostante il suo desiderio di andare a Vrindavana, che è così importante? Perché c'è qualcosa di superiore di andare a Vrindavana, alla Vrindavana esterna, ma è stabilire la Vrindavana interna, cioè la relazione d'amore, che non può esserci se non c'è Vrindavana. Capitolo 17, il Signore va a Vrindavana. Nel suo Amrita Prabha Bhasya, Bhaktivinoda Thakur ci ha lasciato il seguente riassunto del 17° capitolo. Dopo aver assistito alla cerimonia del Ratayatra del Signor Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu decise di partire per Vrindavana. Sri Ramananda e Svarup Damodar Goswami scelsero un brahmana di nome Balabhadra Bhattacharya, che l'hanno scelto bene perché non fosse come quell'altro, Krishnadas, che l'aveva accompagnato nel sud dell'India. Questo è un devoto, ma è inutile dire, sono lila diversi, no?
affinché assistesse personalmente Sri Chaitanya Mahaprabhu. Di buon mattino presto del sorgere del sole, il Signore partì per la città di Kataka. A nord di Kataka, vi ricordate che era dove regnava Maharaj Prataparudra, entrò in una fitta foresta dove incontrò molte tigri ed elefanti e li impegnò nel canto del mantra Hare Krishna. Ogni volta che si presentava la possibilità di visitare un villaggio, chiedeva l'elemosina e riceveva del riso e delle verdure. Quando non c'erano villaggi, cucinava il riso rimasto e raccoglieva nella foresta delle erbe commestibili. Pensate. Sri Chaitanya Mahaprabhu era molto soddisfatto del comportamento di Balabhadra Bhattacharya. Finalmente aveva trovato un compagno, perché anche per Dio non è scontato. L'altra volta avevano scelto un brahmachari, ma poi era stato attratto dai Bhattatari. Il Signore attraversò così la giungla di Jarikanda e giunse infine a Varanasi. Dopo aver fatto il bagno nel Manikarnika Ghat a Varanasi incontrò Tapanamistra, che anche lì c'è un incontro meraviglioso, siamo fortunati a leggere. Tapanamistra gli chiede: dimmi qual è il dovere della mia vita, qual è? E lui era un devoto già molto elevato, capite? Noi non possiamo dire ho capito, io so. Tapanamistra dice dimmi. Anche una volta Sanatana gli disse: dimmi qual è lo scopo della mia. Dice: Sanatana, ma tu sei un grande erudito, sai tutto, perché? E Sanatana gli dice: non illudermi, dimmi. Tapanamistra, che condusse il Signore a casa sua, gli offrì rispettosamente un comodo alloggio. A Varanasi anche Vidya Chandrasekhar, un vecchio amico di Sri Chaitanya Mahaprabhu, gli offrì il suo servizio. Vedendo il comportamento di Sri Chaitanya Mahaprabhu, un brahmana del Maharashtriya informò Prakasananda Sarasvati, che era capo di tutti gli impersonalisti. La famosa, anche questo è una parte meravigliosa. Il capo dei sannyasi Mayavadi, Prakasananda, lanciò molte accuse al Signore e il brahmana del Maharashtra, molto addolorato, andò a riferirlo a Chaitanya Mahaprabhu. Quindi questo era un offensore tremendo di Sri Chaitanya. Cosa ha fatto Chaitanya? L'ha bruciato nel fuoco dell'inferno. L'ha salvato. Dobbiamo imparare da queste cose, perché noi ci fissiamo i nostri punti nella mente e dopo diventiamo testoni e ci roviniamo la vita spirituale. Bisogna essere molto aperti e liberi per capire queste cose. Allora andò questo brahmana del Maharashtra, molto addolorato, andò a riferirlo a Chaitanya Mahaprabhu e gli chiese come mai i sannyasi Mayavadi non avevano mai pronunciato il santo nome di Krishna. In risposta Sri Chaitanya Mahaprabhu gli disse che si trattava di persone offensive che non bisognava frequentare. In questo modo il Signore elargì le sue benedizioni al brahmana. Ma questo brahmana è così bravo, buono, che vuole aiutarli lo stesso. È sempre la relazione con Chaitanya, no? Quindi Chaitanya dice evita queste persone, ma lui le vuole aiutare, come Nityananda. E loro organizza in modo che Sri Chaitanya le possa incontrare e purificare. In seguito Sri Chaitanya passò per Prayag e Mathura e pranzò a casa di un brahmana Sanodia, un discepolo di Madhavendra Puri. Il Signore benedisse il brahmana accettando di andare a pranzo nella sua casa. Questa è la famosa, quando incontrò questo brahmana disse: tu devi proprio aver conosciuto Madhavendra Puri, perché non ci può essere questo amore nel tuo cuore se non hai conosciuto l'amore di Madhavendra Puri. Infatti ci prese proprio. Poi il Signore visitò le 12 foreste di Vrindavana e si sentì colmo di una grande estasi d'amore. Viaggiando per le foreste di Vrindavana, ascoltava il cinguettio dei pappagalli e degli altri uccelli. Questo è il modo di visitare Vrindavana. Vrindavana non è solo l'Oi Bazzaro, tutte. C'è Vrindavana a cogliere il sentimento che Chaitanya ha vissuto, che Radha Krishna e i Goswami.
Gosantaviti, loro vagavano per queste foreste, con queste cinguittie, e dicevano, ehi, Radha, Krishna, dove siete? Dove siete? Chan Vrindavan Gauro, Bikre Bien Kaganvane, Premon Mattam Sahondrityan, Veda De Krishna Jalpita. Sulla strada per Vrindavana, Sri Chaitanya Mahaprabhu attraversò la foresta di Jarikanda e indusse tutte le tigri, gli elefanti, i cervi e gli altri uccelli a danzare e cantare il mantra di Krishna. Così tutti questi animali furono sopraffatti dall'amore statico. E questo ci sembra una storia incredibile. E ci sono due estremi. O ci crediamo in modo fanatico o non ci crediamo. Ma c'è la via di mezzo, che è la via dell'amore. No, l'amore può fare qualunque cosa. L'abbiamo visto anche in altre tradizioni. Non è solo Sri Chaitanya. Anche San Francesco con il lupo di Gubbio, o i cristiani nell'arena con i leoni che venivano sbranati. C'è la storia proprio di un leone che si fermò di fronte a uno di questi. Capite? Krishna è presente ovunque, ma dipende, è come il prasada. Prima dicevamo che il prasada dipende dall'amore con quale l'hai cucinato. E così dipende dall'intensità dell'amore che hai nel cuore. Questo amore si può arrivare anche in luoghi e a persone che sono molto lontane, lontanissime, che normalmente non possono percepire questo. E dipende dall'intensità di questo amore. Quindi Sri Chaitanya era così immerso in questo amore che le tigri, quando lo vedevano, i leoni, gli elefanti, cantavano Hare Krishna. No? Non è un miracolo inteso come una magia, ma è una cosa che, perché in realtà non c'è differenza fra il tigre e i leoni e noi che abbiamo incontrato la coscienza di Krishna. A volte Einstein stesso dice che l'animale più animale è proprio l'essere umano, perché quello che combina l'essere umano nemmeno l'animale più feroce lo combina. Quindi non c'è da stupirsi che abbia fatto cantare leoni e tigri, se adesso in un modo o nell'altro proviamo anche noi a cantare. E il fatto che questi animali non hanno la razionalità nostra e quindi cantavano puramente subito il santo nome. Noi purtroppo lo filtriamo con la cosiddetta intelligenza nostra e ci vuole un po' di tempo per purificarla. È come il cane di Sivananda Sena. Jaya Jaya Gaurachandra, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Tutte le glorie a Chaitanya Mahaprabhu, tutte le glorie a Nityananda, tutte le glorie ad Advaita Chandra, tutte le glorie ai devoti del Signore. Bene, domani entriamo nel viaggio di Sri Chaitanya a Vrindavana, un viaggio meraviglioso che darà, come abbiamo vissuto adesso, tante sorprese. Questo genera il bhava nel nostro cuore. No? Non c'è cibo più delizioso di questo. Genera proprio il bhava. E se il cuore è puro, non saranno emozioni materiali, come vi ho detto prima. C'è chi legge la storia degli elefanti e delle tigri che cantano e sviluppa una fede però bigotta. No, solo sulla esperienza mondana, e dopo si diventa accaniti contro altri che non credono, no? È un po' l'ortodossia gretta, no? Mentre invece quando si è consapevoli che cos'è l'amore può fare tutto, qualunque cosa, perché tutto è nell'amore. Dobbiamo essere consapevoli di questo. Allora, se Dio, se Radha e Krishna sono amore puro e loro pervadono ogni cosa, significa che tutto è pervaso dall'amore.
Allora dici, ma allora perché tanta sofferenza, perché tanta ignoranza? In realtà è una concezione virtuale di porsi in opposizione proprio a questo. Cioè, nonostante che siamo dentro l'amore, noi lo filtriamo con gli occhiali dell'ignoranza. Questo è il libero arbitrio che il Signore ci permette. Ma quando ce ne accorgiamo e abbandonandoci ci togliamo gli occhiali, immediatamente ci rendiamo conto che siamo pervasi dall'amore. Questa è la realtà spirituale, che non è in un luogo geografico, ma è presente ovunque. Ovunque tu sei, là è Vrindavan. Bene, buona giornata a tutti, grazie infinite per la vostra preziosa associazione e a domani per continuare questa meravigliosa lettura. Radhe Radhe.